Ciao a tutti, amici della bilancia, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, bilancia, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di settembre. Grazie. Abbiamo l'imperatore, amici della bilancia, si va verso un periodo di stabilità. L'imperatore è una carta che parla di regole e di costanza anche nel perseguire l'obiettivo che ci si è prefissati. È una carta di potere materiale, quindi parla comunque di abbondanza. Ma andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi vogliono dire. Io intanto vi ricordo che le letture sono comunque generali, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o volete completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Nella descrizione qui sotto il video trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Partiamo con una regina di coppe e la carta della luna. Tanti sentimenti, tante emozioni, tanto sentire. La regina di coppe potrebbe essere una persona vicino a voi, nel vostro intorno, o potrebbe essere la vostra attitudine. La regina di coppe io la sento molto associata con la carta dell'imperatrice, è quella persona che accoglie sempre un po' tutti a braccia aperte, ma è anche un po' quella persona che si fa un po' troppo prendere dalle emozioni, dal lato emotivo, diciamo così. E la carta della luna potrebbe parlare di alcune proiezioni che ci sono in questo periodo o di una paura che state affrontando in questo periodo. Quello lo andiamo a vedere poi dopo nello specifico con i mini tarocchi. La luna fa riferimento anche a qualche cosa del passato che ritorna che ritorna a galla. Abbiamo un 3 di spade, quindi qui può esserci una situazione a livello emotivo un po' pesantuccia, diciamo. 3 di spade, sento che è come se si volesse elaborare, trasmutare, sciogliere questo tipo di dolore che ci si porta dentro fondamentalmente. Andiamo avanti, vediamo. Abbiamo un 6 di coppe, sì, fortemente è qualcosa legato al passato. Per qualcuno è qualcosa legato proprio all'infanzia, anche alla propria madre, perché appunto la regina di coppe fa riferimento anche alla madre. Abbiamo poi un principe di spade, un cavaliere di spade. Il cavaliere di spade di solito ha un'energia molto determinata, ha un'energia anche quasi arrogante alle volte. Se non avete nessuno, potrebbe essere una persona che entra in modo deciso nella vostra vita o potrebbe essere una vostra attitudine che andrete ad assumere, quindi una sorta di decisione. Andremo a vedere poi dopo nello specifico di che cosa si tratta, però è una decisione, come vi posso dire, una forte intenzione a raggiungere quello che è il vostro obiettivo. Abbiamo poi la carta del mondo al contrario e la carta della ruota della fortuna. Interessante che siano due carte di cambiamenti positivi, una al contrario e l'altra al dritto. La carta del mondo al contrario è come se dicesse che ci deve essere un compimento di un ciclo, si deve arrivare a concludere qualche cosa. La ruota della fortuna parla di fortuna e parla anche un po' di destino. Quindi in questo senso sento che comunque la lettura sarà positiva alla fine del periodo. Quando c'è la ruota della fortuna si parla anche di doni magari inaspettati, di qualche aiuto, anche aiuto divino, proprio. E con la ruota della fortuna si parla anche di vincite, di vittorie, diciamo così. Però abbiamo questa carta del mondo che è girata comunque al contrario e che ci dice che ancora qualche cosa bisogna chiudere, bisogna lasciarsi indietro prima di poter cambiare completamente la dinamica, se vogliamo, di questa situazione. Andiamo a vedere la regina di coppe, per piacere, grazie. Abbiamo la carta del mago e un 3 di pentacoli al contrario. Sento che qui si tratta di
qualche tipo di progetto, qualche tipo di intenzione con la carta del mago, che non sta prendendo tanto piede, non sta prendendo tanto corpo. La carta del 3 di Pentacoli molte volte fa riferimento alle persone insicure fondamentalmente, quindi qui c'è qualche cosa che vorreste con questa carta del mago far partire, ma in realtà poi non si concretizza. Andiamo a vedere la luna. Abbiamo un 9 di coppe al contrario e una torre. Qui si tratta, allora, se qui volete fare un inizio o comunque avete iniziato un qualche tipo, può anche essere una relazione che è iniziata con qualcuno, da poco, diciamo, in questa zona sento che la paura è di perdere la persona, di rendersi conto che poi la persona non è quella giusta. C'è un qualche tipo di paura legata un po' alla soddisfazione personale che potrebbe dare questa situazione o questa relazione. Voglio andare a vedere il 3 di spade. Abbiamo un 4 di pentacoli al contrario e un re di denari al contrario. Guardate, avete l'imperatore. Qui sento che con tutte queste carte di pentacoli, la ferita è stato con qualche cosa di tangibile, qualche cosa di concreto, proprio di materiale. E per qualcuno, vi dirò di più, che potrebbe essere riferito a quello che è una casa, una ristrutturazione, a una possibile convivenza. Scrivetemi poi nei commenti come vi risuona. Andiamo avanti con il 6 di coppe. Abbiamo un re di coppe e qui c'è la regina di coppe, la regina di denari e qui abbiamo il re di denari e l'eremita. Allora, il 6 di coppe molte volte parla di un sogno e anche la luna qui fa riferimento ai sogni e sento che è tutto un po' legato a questo nuovo inizio che scaturisce paura comunque, che un po' vi spaventa proprio per questo tipo di dolore che ancora avete dentro, al quale siete un po' attaccati, se vogliamo. Qui vediamo che c'è la necessità di cercare la propria verità. Qui avete bisogno di fare un lavoro indipendentemente dalle persone che vi sono intorno e cercare di capire cosa è valido per voi, che cosa darebbe soddisfazione a voi. Andiamo avanti, vediamo il principe di spade. Il carro al contrario e il 7 di coppe. Guardate, la carta del mondo fa riferimento anche agli spostamenti ed è al contrario, così come il carro. Anche questa è una carta che fa riferimento agli spostamenti, ai movimenti, anche alle decisioni, se vogliamo. Sento che qui ci sono tante possibilità da scegliere, da valutare bene, perché potrebbero anche essere delle illusioni. Quindi un po' qui il suggerimento è, invece che partire così a sprombattuto, ehm, con tutta questa determinazione, forse è meglio un attimino valutare bene le opzioni che avete prima di fare qualsiasi tipo di decisione o di movimento, ok? Qui la cosa importante è trovare quello che a voi dà la stabilità. Andiamo a vedere questo mondo al contrario, per piacere, grazie. Abbiamo un asso di coppe, un matto al contrario e un 5 di spade al contrario. Sì, io sento che qui dovete cambiare attitudine fondamentalmente, perché c'è bisogno di ritrovare un pochettino l'amore, un po' per voi stessi, un po' per questa situazione o questa relazione. C'è un asso di coppe, parla di un nuovo inizio, parla di un nuovo tipo di amore, eh, una nuova, come vi posso dire, apertura del cuore, perché comunque avendo il matto al contrario, qui si tratta di non fare le cose di corsa, come vi dicevo prima, no? Prima di fare qualche tipo di scelta, qualche tipo di movimento,
comunque valutate bene. E qui con il 5 di spade al contrario vediamo che comunque le cose iniziano a prendere un certo tipo di forma, un certo tipo di ordine, e sento che questo ve lo dà, questa possibilità ve la dà l'eremita, il fatto di effettuare questa ricerca interiore. Andiamo a vedere la ruota della fortuna, per piacere, grazie. Abbiamo la carta della temperanza e un 5 di coppe. Sì, qui dovete guarire fondamentalmente quello che è questo tipo di tristezza, questo tipo di dolore, di perdita, di senso di vittimismo anche. Ehm, è un deriva tutto da questo 3 di spade, questo 5 di coppe intendo. Va bene, andiamo a vedere per i single, poi andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione e poi per le persone che sono in una relazione clandestina a distanza. ehm, Clandestina a distanza, me ne manca una, o in separazione. Ok, andiamo a vedere che cosa riesco a dirvi di più. 7 di bastoni, un'altra volta il 6 di coppe. Ragazzi, qui e 2 di coppe. Quindi, sapete che potrebbe anche essere che qui questa regina di coppe sia qualcuno che torna dal passato, che magari vi ha ferito e con la quale c'è stato un sentimento veramente profondo? Perché è un po' quello che rivedo qui con i single. Se all'inizio siete un po' per vostro conto, non volete sentire ragioni, qui c'è qualcuno che potrebbe tornare dal passato. Se non fosse il vostro caso, perché ipotesi, la relazione con il vostro ex assolutamente non ne volete sapere, può anche essere qualcuno che torna dal passato sì, ma con il quale o la quale non avete avuto nessun tipo di incontro romantico. Sento che è una persona della quale ci si può fidare. E guardate, c'è un bellissimo 2 di coppe, quindi la ruota della fortuna e questo nuovo inizio. Per molti di voi nella seconda metà di settembre potrebbero conoscere una persona importante, insomma. Lavorate però sullo sciogliere prima questo tipo di sofferenza che avete dentro, ehm, e per qualcuno potrebbe essere riferita alla madre, qualche tipo di aspettativo, di proiezione che sia dovuto alla mentalità della famiglia, magari appunto della madre, perché se si entra, diciamo, sofferenti in una relazione nuova, poi il rischio è quello di proiettare la sofferenza sulla relazione o sul partner. Si pretende che il partner o la partner, come vi posso dire, ci curi le ferite del passato, però quello lo dobbiamo fare noi. Ok, andiamo. Le continuano a saltarmi carte. Per le persone che sono in una relazione. Allora, cavaliere di spade, 4 di spade, 8 di bastoni, regina di coppe nuovamente, fante di bastoni, poi aspettate perché mi è caduta una carta e mi è caduta la carta del mago nuovamente, questa volta però al contrario. Sì, qui ragazzi, questo cavaliere di spade e anche questa carta del 4 di spade, che comunque io la sento sempre collegata con la carta della temperanza. E qui c'è qualcuno che si deve rendere conto che la situazione in cui è non è delle migliori, ok? Il 4 di spade è anche un po' la carta del masochista, è qualcuno che sa che in quella situazione non sta proprio del tutto bene. In effetti qui vediamo la torre, questa sorta di sofferenza. ehm, Però non è che faccia molto, diciamo così, per cambiare, e io invece in questo tipo di lettura vedo che sì, inizierete a fare qualche cosa, perlomeno a comunicare il vostro stato di malessere. Di nuovo abbiamo la regina di coppe. ehm, Sento che l'altra persona qui in questo caso non è matura come voi, e fate attenzione perché abbiamo mago al contrario che parla di manipolazione e il fante di spade che parla di bastoni che parla di una persona molto egoista. Quindi fate attenzione alle proiezioni, ok? Proiezioni qui e proiezioni qui. Cercate di interpretare bene quello che vi viene detto senza allusioni
a aspettative vostre. Spero di essermi riuscita a spiegare, di non aver ingarbugliato ancora di più la situazione. Va bene, andiamo a vedere per l'ultimo gruppo, che cos'altro posso dirvi. Un'altra volta la regina di coppe, un 9 di coppe e un 6 di pentacoli al contrario. Qui sento che le cose vanno bene, ma potrebbero essere un po' più concrete. In effetti c'è la carta dell'imperatore, si cerca la concretezza, non solo quelle che sono le parole o le illusioni o le promesse, insomma, no? Però ecco ragazzi, fate attenzione perché qui abbiamo un 6 di pentacoli al contrario e mi parla comunque di qualche cosa che è in disequilibrio, cioè una delle due parti che dà di più rispetto a quello che riceve. Andiamo a vedere, però qui guardate, mi cascano gli occhi di nuovo sulla temperanza e sul 5 di coppe. Il 5 di coppe è sempre una carta che parla di una sorta di vittimismo, cioè è una persona che sta elaborando una perdita, sta elaborando un lutto. Il punto qual è? Che è girato solo verso queste tre coppe che sono rovesciate, ma in realtà ce ne sono ancora due in piedi, quindi è come dire non è tutto perduto e difatti poi qui abbiamo la ruota della fortuna, a fine periodo qualche cosa cambia. Ok, una carta da parte degli angeli del cuore, per piacere, grazie. Amore non corrisposto. Non c'è abbastanza attrazione o alchimia perché questa relazione possa funzionare e la metto qui. Perché è quella, diciamo, il gruppo centrale è quello un po' più tosto, secondo me. Va bene, cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi ringrazio dei like, vi ringrazio di tutto l'appoggio che mi state dando con le iscrizioni, le condivisioni, i commenti, le donazioni. Grazie a tutti quanti. Vi mando un grandissimo abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!